Quando pensi a chi sei, al tuo essere, qual è la prima cosa che ti viene in mente se pensi al tuo nome? Pensi a te stesso, alla tua persona fisica, giusto? Il tuo cervello in quel momento si sta pensando da solo, ma in realtà sei più di un semplice nome. Sei più di un nome che identifica un essere fatto di materia. E allora, chi sei veramente? Le risposte della maggior parte delle persone non catturano del tutto il quadro completo. È interessante notare che se rimani in silenzio senza dire nulla, in realtà sei sulla strada giusta. Spesso descriviamo noi stessi in base a cose come i nostri pensieri, le nostre convinzioni e le sfide della vita. Quando parliamo di noi non parliamo veramente di noi, ma parliamo delle nostre esperienze e di come ci hanno trasformato. Ad esempio, se ti chiedessi di parlarmi di te, potresti parlare della tua età, da dove vieni o del tuo lavoro. È importante notare che tu sei più di queste etichette esterne, sei più di quanto descritto da questo finto globalismo. Non sei solo un titolo professionale e non sono i momenti difficili a definirti. Lo so, ne hai passate tante, quelle cose ti cambiano, ma non cambia il tuo vero essere, quello resta lo stesso, è incrollabile e oggi, in questo video diverso dal solito, lascia che te lo spieghi in termini più semplici per aiutarti a cogliere la tua vera identità. Permettimi di elaborare ulteriormente in modo che tu possa acquisire una comprensione più profonda della tua vera identità. Pensiamo a un momento in cui potresti sentirti ansioso. L'ansia spesso significa preoccuparsi di ciò che accadrà in futuro. La tua mente può inventare ogni sorta di costrutto, di idee e storie che ti fanno sentire bloccato e incapace di essere te stesso. Dei costrutti proiettati spesso al futuro. E più sei intelligente e più riesci ad elaborare questi costrutti, quindi sei ansioso? Non preoccuparti, significa che, insomma, non sei una scimmia disevoluta. Ma ecco una domanda importante da considerare. Chi è che nota questa ansia? Sei tu. Sei tu quello che è consapevole della tua ansia. Non sei l'ansia stessa. Devi comprendere il vero significato della consapevolezza per elevarti. Nella vita tutti noi incontriamo momenti difficili. Dolore e sofferenza, sarebbe strano il contrario, no? Potrebbe essere, non lo so, l'ansia per il futuro, il pensare troppo o semplicemente lo stress generale della vita quotidiana. Ma c'è una consapevolezza profonda che può cambiare il modo in cui letteralmente percepisci e soprattutto affronti queste sfide. Considera questo: chi è consapevole della sofferenza non è colui che la sta sperimentando. E arriveremo tra poco a concetti della meccanica quantistica in grado di farti veramente sudare il lobo frontale. In termini più semplici, è come avere due parti di se stesso. Chi è consapevole della sofferenza non sempre è colui che la sta sperimentando. Chiaro? Una parte attraversa il momento difficile, mentre l'altra osserva e capisce cosa sta succedendo. Questa consapevolezza può essere un potente strumento per distaccarsi dalla propria sofferenza e vederla da una prospettiva più elevata e obiettiva. Prendiamo il pensiero stesso come esempio, ok? Quando ti trovi intrappolato in un ciclo di pensieri senza fine, comincia a chiederti chi è che sta percependo questo flusso di pensieri sgradevoli? Chi è che se ne sta accorgendo? Questa semplice domanda sposta la tua attenzione dall'essere intrappolato nei pensieri, dall'essere i tuoi pensieri, all'essere l'osservatore esterno di quei pensieri. Solo una cosa è più veloce della luce: il pensiero umano. Questo costrutto etereo di cui ancora non conosciamo l'essenza, un costrutto che puoi vivere in prima o in terza persona. È come fare un passo indietro per vedere il quadro più ampio, no? Prima di finire questo video vorrei che ti connettessi veramente con il tuo io autentico, e ciò significa realizzare che non sei limitato dal tuo dolore o dalla tua sofferenza e che sei più di un semplice essere umano ad un livello proprio profondo, ok? Gli ominidi erano semplici esseri, chiaro? Sai cosa ti distingue dagli animali? Ti distingue l'essenza più profonda del tuo pensare. Vuoi chiamarla anima? Ti fa sentire meglio? Fai pure. Se serve a farti capire che fai parte di qualcosa di molto più grande, di molto più profondo, puoi anche chiamarla anima. Questa comprensione, la tua coscienza e consapevolezza può trasformare, attenzione alle parole, il modo in cui ti avvicini alle esperienze della vita. Puoi plasmare il mondo.
come scoprire un potere nascosto dentro di te. Ti rendi conto di avere la capacità di modellare la tua realtà, i tuoi pensieri, in questo finto loop infinito di consumismo e materialismo senza fine. La legge di attrazione, cari signori, è uno dei principi più affascinanti e misteriosi che governano l'universo. Si tratta della capacità di attirare nelle nostre vite qualunque cosa desideriamo, sia essa positiva o negativa, attraverso la forza dei nostri pensieri. Pochissime persone, davvero pochissime persone illuminate al mondo comprendono a fondo la potenza di questo concetto e i suoi numerosi campi di applicazione nella vita di tutti i giorni e di conseguenza non riescono a padroneggiarlo. Ma vi assicuro per esperienza che la realtà che stai sperimentando è del tutto plasmabile dai tuoi pensieri, desideri ed energie e c'è una scienza dietro, capito? La meccanica quantistica può essere considerata la teoria fondamentale della scienza moderna che più ha contribuito a modificare la nostra comprensione dell'universo. Per quanto riguarda la geometria del mondo fisico, si può dire che la teoria quantistica introduce prospettive molto più ampie di quelle offerte da ogni altra teoria fisica precedente. In particolare, l'elemento più sorprendente, signori, più sorprendente ed intrigante che emerge dal formalismo quantistico sta nel fatto che le particelle subatomiche, quindi quelle che compongono gli atomi, sono in grado di comunicare tra di loro informazioni in modo istantaneo. In altri termini, sono connesse in modo non locale attraverso i principi della non località. La materia solida non esiste. Tutta la materia dell'universo è composta da atomi che a loro volta sono composti da particelle subatomiche. E sai da cosa sono composte le particelle subatomiche? Sono composte da griglie energetiche. Tutto è energia e attraverso la meccanica quantistica non è che abbiamo capito tutto. No, anzi, abbiamo capito quanto non capiamo. Abbiamo capito che la natura dell'energia nell'estremamente piccolo ci deve ancora rivelare il suo essere. Cosa significa questo? Ti aprirò proprio la mente come un paracadute. Significa che tu non sai chi sei, non sai cosa puoi fare e hai solo una piccolissima consapevolezza di quello che è l'universo in realtà. Prima di capire chi sei, devi capire che cosa sei. E tu sei fatto della stessa materia di cui è fatto il Sole. Hai capito bene? Sai cos'è l'universo? Apri bene le orecchie. L'universo non è altro che una rete dinamica di configurazioni di energia non separabili. E tu, caro amico, sei energia allo stesso modo di tutti gli altri corpi dell'universo. Ed è per questo motivo che potete interagire con le altre configurazioni energetiche nello spazio. Questo dice la meccanica quantistica. Negli ultimi anni abbiamo scoperto che l'osservatore influenza la realtà. Mi stai ascoltando o stai sentendo e basta? Abbiamo scoperto che l'osservatore influenza la realtà. Attenzione, questa non è filosofia spiccia, ma scienza di altissimo livello, di livello trascendentale. Nel mondo dell'estremamente piccolo, nel mondo quantistico, signori, l'osservatore influenza la realtà. Esatto, hai capito bene. Prendete un pallone, per esempio. Un pallone che ne so, viene sparato da un cannone, ok? Bene. Adesso riprendete la scena con telecamere ad altissima definizione. Ora riesaminate il video al computer, vi è concessa tutta la potenza computazionale di cui avete bisogno e provate a determinare istante per istante posizione e velocità del pallone. Se siete abbastanza accurati riuscirete senza dubbio a portare a termine il processo di misura del volo del pallone in modo più che soddisfacente. No, è facile. I numeri che otterrete coincideranno con ottima approssimazione con quelli previsti dalle equazioni dei modelli teorici che descrivono il moto di un corpo. No, è chiaro. E stanne certo che il pallone, con o senza telecamere, avrebbe percorso esattamente la stessa traiettoria con le medesime caratteristiche, no? In altre parole, ai sistemi macroscopici, quelli grandi, macroscopici, quelli grandi che sperimenti, poco importa se li stai osservando o no.
o come lo stai facendo. Un albero che cade nella foresta fa rumore anche se non c'è nessuno ad ascoltarlo. Ora, però è il momento di fare un passo avanti, è il momento di dare uno scossone enorme alla tua coscienza. È il momento di rimpicciolire il pallone fino a farlo diventare un oggetto quantistico, come, che ne so, un elettrone, un fotone, non importa, ok? E ripetete lo stesso esperimento con un mini cannone e una mini telecamera. Vi accorgerete che le cose cambieranno parecchio. Senza tirarla troppo per le lunghe, non riuscirete più a concludere la misura del pallone come prima, perché la vostra mini telecamera perturberà irrimediabilmente la traiettoria del mini pallone, diventando di fatto parte integrante e attiva dell'esperimento e quindi della realtà. È uno dei capisaldi più sottili e controintuitivi della meccanica quantistica, uno di quei problemi che mettevano a disagio perfino Einstein. Il processo di misura, e con esso l'osservatore che la compie, non è in alcun modo scindibile dall'oggetto misurato. Ancora, il processo di misura è addirittura distruttivo, nel senso che perturba irrimediabilmente e irreparabilmente la realtà. Un albero quantistico che cade nella foresta fa un rumore diverso a seconda di chi lo ascolta e di come lo ascolta. La realtà dell'estremamente piccolo cambia a seconda se la stiamo osservando o meno. Questo, sai cosa significa? Significa che puoi ritrovare un senso di puro amore, pace, gioia e fiducia anche di fronte alle avversità. E sai perché? Perché a livello energetico sei tu a plasmare la tua realtà. Quando ci riuscirai, significa che sarai vicino, molto vicino, a riconnetterti con te stesso. Prenditi un momento per notare in che modo sei consapevole di te stesso guardando questo video. Non è necessario pensare attivamente a questa consapevolezza, è sempre lì come una presenza costante sullo sfondo della tua mente. Anche quando i pensieri vanno e vengono, ricorda che anche tu sei consapevole di quei pensieri e che puoi osservarli in modo distaccato. Ciò significa che non sei solo una persona che prende coscienza di un'altra persona. Tu sei fondamentalmente la consapevolezza stessa, la coscienza stessa. Questa comprensione può avvicinarti al tuo io interiore e fornirti un senso profondo della tua vera identità, che va ben oltre, credimi, va molto oltre dall'essere un semplice essere umano. Prova a concentrarti sulla musica in sottofondo. Invece di formulare giudizi o lasciarti prendere da pensieri al riguardo, coinvolgi solamente l'esperienza dell'ascolto. Apprendi. Una volta che hai stabilito un senso di consapevolezza riguardo alla musica, per esempio, facciamo un ulteriore passo avanti e diventiamo consapevoli della tua stessa consapevolezza. Consapevole della tua consapevolezza, sai di sapere. Questa pratica può aiutarti a connetterti con una parte più profonda di te stesso e ad apprezzare il momento presente che stai vivendo con maggiore chiarezza, che si tratti di vita quotidiana o di un evento significativo per la tua esistenza. Sposta la tua attenzione lontano da un'esperienza specifica e rivolgila verso la tua consapevolezza. Tieni presente che non puoi afferrarla o capirla completamente solo pensando, quindi lascia andare a spasso l'intuizione. Certe cose sono innate, come le sensazioni. Non sei definito dai tuoi pensieri. Il passo essenziale è diventare consapevoli di qualcosa, ok? E quindi reindirizzare la tua attenzione sulla sensazione di consapevolezza stessa. Trascorri un po' di tempo in questo stato di consapevolezza e la meditazione è scientificamente provato che aiuta, cambia la conformazione del tuo cervello, conformazione chimica. E se i tuoi pensieri iniziano a prendere il sopravvento, riporta delicatamente la tua attenzione a questo stato di consapevolezza. Te devi essere consapevole della tua consapevolezza e conoscenza. Questa pratica può aiutarti a connetterti con un aspetto più profondo di te stesso nei momenti di sofferenza. Può aiutarti, tu puoi aiutarti. Uno strumento potente è questo, chiedersi chi è a conoscenza di ciò che sta accadendo. Non devi cercare una risposta nei tuoi pensieri,
ma devi immergerti completamente nel diventare consapevole della tua consapevolezza. Quando sai di sapere, quando sai di sapere ad altissimi livelli, diventi una persona cosciente, una persona illuminata. Questa è la tua vera essenza. Ecco chi sei, il tuo essere più profondo. È essenziale capire che non sei definito dalla narrazione della tua vita, dalla narrazione del tuo passato o dai tuoi errori, ok? Chiaro, io ho commesso tanti di quegli sbagli in vita mia, sbagli anche schifosi, eppure eccomi qui, più consapevole di ieri. Tu sei nel tuo nucleo pura coscienza, pura consapevolezza. Qualsiasi problema o sfida che affronti esiste solo perché ne sei consapevole, solo perché ti arrendi al problema e non sei in grado di influenzare quell'energia. Ecco cos'è il libero arbitrio. I tuoi problemi fondamentalmente non definiscono la tua essenza. Chiaro? Convincitene, non sei i tuoi problemi. La tua vera natura rimane incontaminata dalle circostanze esterne, perché sei l'osservatore di tutto ciò che si svolge nella tua vita. Perché abbiamo imparato a distaccarci, no? Ricordi? E cos'altro devi tenere a mente? Ho detto che sei l'osservatore di quello che succede nella tua vita. L'osservatore influenza la realtà. Questa è meccanica quantistica. Questo avvalora lo step antecedente, ossia quello della legge di attrazione, perché se da un punto di vista scientifico sappiamo che l'osservatore influenza la realtà, significa che anche le tue energie positive ne possono attirare altre e viceversa. Già vivere con questa consapevolezza, no? Uno cerca di circondarsi di energie positive. E già questo è importante. È importante sottolineare che questa pratica di autoconsapevolezza non porterà ad un senso di disconnessione o distacco, come alcuni pensano, no? Il guru che medita tutto il giorno. Non si parla di questo. Anzi, parliamo di un ritorno al tuo stato naturale di puro amore, pace, gioia e sicurezza in te stesso, a prescindere dalla tua condizione sociale. La tua condizione sociale non ti definisce, non lasciarti definire da essa. Riconoscendo il tuo vero sé e ammettendo, riconoscendo, diventando consapevole di essere tu stesso l'osservatore delle tue esperienze, insegnando al tuo cervello a diventare consapevole di te stesso, puoi affrontare benissimo a testa alta gli alti e i bassi della tua vita con maggiore serenità e resilienza. Questo significa essere potentissimo. Prendersi un momento per essere consapevole dei tuoi pensieri e delle tue emozioni può avere un profondo impatto sul tuo benessere. Quando lo fai, inizi a realizzare che la sofferenza e il dolore non definiscono chi sei veramente. Questa crescente consapevolezza rende più facile lasciare andare le convinzioni autolimitanti e le cose che ti trattengono nella vita. Questo è anche alla base del successo, no? Della produttività e della coesione con ciò che ami fare. Se hai tutti gli strumenti ma non sei focalizzato, non riuscirai a concretizzare il tuo lavoro. È importante quindi comprendere che sei più di una semplice persona comune. Tu sei la vita stessa, la massima espressione di vita e di essere pensante, il massimo esponente di un essere pensante, pienamente presente qui e ora, e dentro di te risiede una notevole forza interiore. Una forza interiore e ancora una consapevolezza di questa forza interiore che col passare dei millenni è andata perduta. Più ci attacchiamo alle cose materiali, al consumismo, al materialismo e ai desideri spicci, e più perdiamo il contatto con la natura e con il vero io profondo dell'essere umano. Sebbene sia difficile, no, tutto questo da esprimere a parole, io ci sto provando e sto facendo del mio meglio. Questa forza interiore ha il potenziale per apportare potenti trasformazioni nella tua vita, veramente potenti. La legge di attrazione è uno strumento potentissimo e siccome le tue convinzioni attuali non determinano la tua essenza, non determinano ciò che sei, se non ti piaci, puoi sempre cambiare. Hai il potere di cambiare quelle caratteristiche di te e della vita che vivi che non ti piacciono. Sei tu il padrone. La storia della tua vita non è scolpita nella pietra, sei tu a scriverla. E non sono quei sentimenti di tristezza o ansia o depressione che potresti provare nel corso della vita a definirti.
Puoi diventare consapevole e imparare a cambiare letteralmente il mondo che ti circonda. Non il tuo approccio al mondo, ma proprio il mondo che ti circonda. Quando capisci veramente te stesso, diventi più bravo ad affrontare le sfide della vita. Ognuno di noi parla per esperienza. No, anch'io in questo momento sto parlando per esperienza e la mia esperienza parla chiaro. Fidati che se mi conoscevi prima di tutto questo saresti d'accordo. Io nel mio percorso ho imparato che quando capisci veramente te stesso, quando capisci chi sei e quali sono i tuoi punti forti, diventi più bravo ad affrontare le sfide della vita. Ti rendi conto che hai il potere totale, assoluto di controllare appieno la tua vita. Non importa che lavoro fai, da dove vieni, se ti senti schiavo, non importa. Chiaro? Niente ti vieta di plasmare la tua vita e il tuo futuro a tuo piacimento. Se non ci riesci è perché ancora non hai capito te stesso e trovato la tua vera essenza. Quindi hai bisogno di un percorso. Io ho trovato la mia essenza e ti assicuro che riesco a plasmare la realtà nel modo che ritengo più piacevole. Denzel Washington disse che le piccole menti discutono delle altre persone, le menti mediocri parlano di eventi e le grandi menti parlano di idee. Se tu riesci ad avere l'idea, l'intuizione di ciò che ti caratterizza, riuscirai a vivere la vita che vuoi davvero. Questa verità essenziale ti darà il potere di prendere in carico la tua vita e di riscoprire sentimenti di puro amore, pace, gioia e fiducia. Sai queste 4 parole cosa comportano? Comportano evoluzione. La parola evoluzione è una conseguenza di amore, pace, gioia e fiducia. Un essere che comprende l'amore, la pace, la gioia e la fiducia è un essere evoluto. Che sia un cane, letteralmente, spesso gli animali trasmettono la vera essenza dell'amore, o che sia un essere umano. Quindi, quando attraversi momenti difficili nella tua mente, perché li attraversi nella tua mente, ricorda semplicemente di concentrarti sui tuoi pensieri, sulla tua consapevolezza. Se ti chiedessi adesso chi sei, come risponderesti? So che questo video non verrà capito minimamente, verrà frainteso, non otterrai i risultati degli altri video, eccetera. In pochi ne riusciranno ad estrarre davvero l'essenza, ma penso che se hai seguito con attenzione, con il cuore, oltre che con la mente, alla mia domanda chi sei, risponderesti in modo totalmente diverso rispetto all'inizio del video. Questo semplice atto di autoconsapevolezza può portare a cambiamenti positivi e molto significativi nella vita. Questo te lo dico, ripeto, per esperienza. Non è che voglio fare Jimmy il guru della montagna, ok? Io ti parlo della mia esperienza e di quello che ho imparato. E ti assicuro che il primo passo per plasmare il tuo mondo come vuoi tu è quello di conoscersi. E se ti conoscessi, sapresti che non sei umano.